mattina c'è un vento, praticamente una bufera, si può dire, ci sono momenti in cui si calma, altri momenti in cui tira fortissimo. Adesso andiamo su nel terreno a vedere cosa ha combinato, perché stamattina abbiamo trovato i maremmani fuori dal recinto, sono venuti a casa, quindi sicuramente hanno buttato giù la rete, il vento. Vediamo già in lontananza che il fienile probabilmente l'ha tirato via e ci saranno un bel po' di danni. 3 settimane fa un mezzo metro di neve, adesso questo vento, insomma quest'anno abbiamo a che fare con un po' di condizioni pesanti. In realtà pensavamo avesse tirato giù tutta la recinzione, che nello scorso video aveva tirato giù la neve, pensavamo che l'avesse tirata giù anche il vento, invece per fortuna è tutta stabile, tutta fissata, è rimasta ferma e i maremmani sono usciti dal recinto del pascolo delle galline, perché questa porta qui era aperta, probabilmente il vento quando ha tirato parecchio forte l'ha spalancata. Adesso magari mettiamo un fil di ferro così che rimanga chiusa e apriamo anche le nostre galline, perché ci sono momenti tranquilli, diciamo, in cui non tira granché, però tanto loro hanno i loro pollai super resistenti, quindi se vogliono stare all'interno hanno la possibilità di farlo, anche perché sono comunque animali che patiscono tanto il vento, le galline, per cui le correnti d'aria, quindi le apriamo così che siano libere di fare un po' ciò che vogliono, ecco. Ogni tanto tira, ogni tanto... Ghiaccio. Facciamo uscire le galline e volano via. Può darsi, no, ma è quello un po' più sensibile che non vedo più. Nomad!
fienile. Questo è un grossissimo problema, anche perché proprio ieri siamo andati a caricare il fieno giù a Giaveno. È una cosa che un po' ci aspettavamo sinceramente, perché a differenza della stalla, che è stata sempre autocostruita da noi, abbiamo rinforzato, come vedete, con tanti bancali all'interno, la struttura è tutta rinforzata. Il fienile invece è semplicemente la classica struttura tipo garage, insomma mobile, che avevamo adattato a fienile, e niente, come vedete è completamente distrutto, ha piegato tutta la struttura, è penso irrecuperabile, a parte il telo che è ancora sano. E questo è un bel problema, perché come sapete qui insomma non è che abbiamo altra possibilità di stivaggio del fieno e delle attrezzature, quindi ora dovremmo muoverci a trovare una situazione. Insegnamento che in questo posto, sia nello scorso video con la neve sia in questo, insomma quest'inverno è stato un po' più duro degli altri e ci ha fatto capire che certe cose qui non vanno bene. Ci vogliamo strutture assolutamente resistenti, fisse. Tutti i progetti che avevamo di serre, roba del genere, non sono assolutamente fattibili in un posto del genere. Se fisse, sì. Sì, nel senso bisogna avere comunque delle strutture di un certo tipo, non cose da pochi soldi, pochi euro. Siamo contenti invece per le nostre pecore che sono a riparo, anche loro come le galline, avete visto, quindi gli animali l'importante sono al sicuro. è che stiano tutti bene gli animali. Vabbè, adesso ci metteremo a lavoro tra oggi e domani. Oggi tirerà ancora fortissimo, non è il massimo stare qui sul terreno, magari domani in giornata ci diamo da fare per sistemare un po' tutto. Come vedete il vento di questi giorni ha anche tirato giù tutta la recinzione elettrificata che avevamo fatto in questa zona qui, che è il nostro orto e frutteto. L'avevamo delimitato inizialmente per gestire al meglio il pascolo delle nostre pecore. Adesso troveremo una soluzione alternativa, perché ogni volta che carica di neve e c'è vento così forte verrebbe distrutto, quindi è una soluzione questa dei fili, che qui in montagna da noi non va bene, anche perché già nello scorso video, come avete visto, la neve era a 50 cm, aveva sotterrato parte dei fili e aveva iniziato a tirare giù dei pali. Pensavamo di riuscire a rimetterla in sesto, invece con l'ultimo vento l'ha completamente distrutta, quindi adesso la stiamo rimuovendo tutta, pian piano rimettiamo tutto in sesto, dai. Tutto sotterrato. Da sci. Abbiamo finito di togliere tutti i pali finalmente dal frutteto, e adesso ci tocca sistemare le cose che ci sono all'interno di quello che era il fienile, e
ma avevamo praticamente appunto solo un po' di fieno rimanente. Adesso andremo a togliere tutta la roba dall'interno, smontiamo la struttura. Abbiamo notato che anche il telo è rotto sopra, io pensavo si riuscisse a recuperare almeno quello, invece oltre che essersi piegata la struttura anche il telo è completamente strappato purtroppo, quindi adesso cercheremo di rimettere un pochino tutto a posto. Finalmente abbiamo finito di svuotare il fienile, abbiamo portato tutte le balle di fieno giù a Giaveno in un garage e ne abbiamo tenuta qualcuna qua a casa perché adesso non abbiamo più il fienile, quindi per forza di cose dobbiamo far così, anche perché la strada con il forte vento è di nuovo tutta piena di neve. Tutto il lavoro che abbiamo fatto è stato inutile, diciamo tra virgolette, perché adesso non possiamo più salire qua su in macchina col carrello e quindi dobbiamo portare tutto il fieno, tutti i mangimi, tutte le crocchette, tutto il cibo degli animali a mano, quindi ci servirà per forza di nuovo un fienile. Lo andremo a fare appena andrà via sta neve e faremo una struttura più solida o in legno o sempre di questo tipo qua, però quelle più costose che sono ovviamente rinforzate con dei teli in PVC più potenti e tutto quanto. Quindi adesso andiamo a spostare la casetta di Nomade Dea, la cuccia che si trova là, la andiamo a spostare dai maremmani, perché Nomade Dea l'abbiamo spostato in casa di notte con noi di nuovo, preferiamo, abbiamo provato fuori ma ci piacciono di più dentro i cani di notte con noi per sicurezza, poi l'idea è da difesa, quindi è giusto che rimanga con noi, e andiamo a mettere la cuccetta ai maremmani che adesso danno una settimana e mezza di pioggia. È giusto che abbiano anche loro un riparo per i forti temporali, per la pioggia, perché per il resto loro sono resistenti, non sono cani che hanno bisogno di chissà che cosa, però una cuccetta gli fa comodo, visto che è inutilizzata gliela mettiamo da loro. Bravo! Sit! Platz! Brava! Pack! Brava! Ma ti hanno fatto volare, ma tu sei forte, dillo a tutti, io sono fortissimo, sì, sì, che felicità, tanto sono di gomma, questi cagnolini sono di gomma, vero? Forti forti, Allora, come vedete ci sono due novità, una l'avete intravista nel video scorso, no, una l'avete intravista nel video scorso, è Iside,
che è la nostra nuova cagnolina Staffi, quella bianca, una femmina. Ha la campanellina perché è sorda e quindi gli abbiamo messo questo collarino con la campanellina che lei non sente, e almeno noi qui sul terreno riusciamo a gestirla bene, perché insomma se la dovessimo perdere un attimo di vista non è come un qualsiasi cane che riusciamo a chiamare con serenità e tranquillità, ma è meglio che insomma sia sempre sotto la nostra visione. Poi l'allevatore, nonché nostro amico che ce l'ha data, è anche un addestratore super bravo, e con cui sicuramente faremo qualche corso per imparare a capirne di più, anche perché il nostro primo cane è completamente sordo. È importante sapere conoscere alcune cose per gestire al meglio questa tipologia di cane, appunto. Questo qui nero invece è il fratello di Iside, che si chiama Tappo. È il ragazzo che l'aveva preso e poi non ha più potuto tenerlo, l'ha dato a noi, appunto, gli aveva dato questo nome, quindi lo terremo, anche se non ci piace tantissimo, però ormai sei Tappo, rispondi al nome Tappo e quindi va bene così, è anche simpatico. E adesso tutti questi 4 cagnolini, anzi cagnoloni, sono a casa con noi, come vi anticipava Christian. Di notte, di giorno chiaramente stiamo qua su, li abbiamo preferiti appunto portare a casa. Dea è quella che ha patito rispetto a Noma sta bene qua su di notte, Dea invece ha il pelo veramente corto e devo dire che è iniziata a dimagrire parecchio, insomma, quindi abbiamo preferito portarla su, è anche un'ottima guardia soprattutto per la notte per noi, e niente, quindi adesso abbiamo questi 4 cani e 2 maremmani che ci tengono compagnia notte e giorno, insomma abbiamo un bel da fare. Poi siamo contentissimi di avere lui insieme, perché inizialmente avevamo solo Easy, poi dopo 2 mesetti è arrivato anche Tappo, appunto, perché questo ragazzo purtroppo non poteva più tenerlo e quindi abbiamo deciso di occuparcene noi, e con lui è una figata perché sentendo risponde benissimo a tutti gli stimoli, appunto lui sente bene, lei gli è sempre attaccata, quindi una volta che lui sarà ben addestrato sarà anche più semplice poi gestire Easy, e lei non vi dico quanto contenta sia appunto del suo nuovo amico. Sono completamente male. Fratello e sorella. Tutto fumo e niente arrosto, tutta scena solo per impressionarvi un po', vero Easy? Sei una strega sei. Queste sono le uniche strutture che resistono qua, roba in ferro, duratura. Questa avevamo autocostruita tutta noi, è il nostro vecchio pollaio che avevamo fatto, sicurissimo antivolpe, poi è diventata la cuccia notturna di Noma e Dea, stavano lì all'interno, e adesso tornerà ad essere una sorta di pollaio, nel senso che quando, essendo un allevamento, nel momento in cui prendiamo delle nuove galline dobbiamo dedicargli una zona di quarantena, che abbiano posto per stare separate dalle nostre per 2 settimane. Questa cuccia qua invece la porteremo dai maremmani, come vi anticipava Cri. Vabbè, loro sono rimasti sotto pioggia, vento, neve, insomma sono dei cani veramente rustici e fantastici, però visto che ce l'abbiamo qui, quando tira vento fa paura, sicuramente un riparo, anche se dovesse piovere per 2 settimane, dovesse nevicare per un mese, non si sa, insomma avere un posto in cui loro volontariamente magari possono entrare anche solo un paio d'ore a ripararsi è buona cosa, anche se sono sicura che la useranno, penso, molto poco, perché avevamo provato a mettergli un piccolo riparo, ma loro comunque, essendo cani da guardiania, tendono sempre ad essere super ricettivi, rumori, insomma stanno sempre molto allerta, quindi amano dormire all'aperto, lo faranno, sono sicura, anzi vi racconteremo poi man mano nei prossimi video, però per stare tranquilli anche noi stessi, insomma un bel riparo vogliamo fornirglielo, e quindi adesso la smontiamo e poi la portiamo di là. Al posto della cuccia appunto metteremo un piccolo pollaio per 10-20 galline, insomma una delle nostre casette che abbiamo di là, una in più, così che appunto questa sarà una zona, come appunto vi dicevo, di quarantena per delle future galline. Avevamo anche pensato poi eventualmente di fare dei pulcini, insomma comunque sicuramente tornerà come zona per gli avicoli. Ok. Deve andare più esternamente? Sì. Sì, perché poi in quello interno, esatto. Ok.
Vai giù là. Siamo a posto, no? Ok, ok.